Ciao a tutti, buon venerdì. Eccoci con la nostra diretta, venerdì 10 febbraio, e l'argomento di oggi è un argomento molto richiesto da voi stessi, è sicuramente un argomento che non è valido solo per l'ambito estetico, ma è soprattutto valido per l'area della salute, ed è il controllo del peso. Abbiamo tanti dati che possiamo oggi vedere insieme per quello che è il protocollo Global Clinic 360 nell'ambito controllo peso. Innanzitutto farei una brevissima introduzione, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, di quello che è la medicina energetica e come questa può supportare, aiutare la fase controllo peso. Diciamo che la medicina energetica deriva un po' dalla fisica, poi abbiamo la biofisica, quindi studio a livello organico, e in pratica quello che è la medicina energetica è un funzionamento di emanazione di frequenze / informazioni tramite tecnologie avanzatissime che comunicano con il nostro corpo. Quindi la medicina energetica non fa altro che, da un lato, in fase di analisi, rilevare quello che sono le frequenze alterate, e poi, in una fase successiva di riequilibrio, la tecnologia di medicina energetica emana delle frequenze che mettono in riequilibrio tutte quelle frequenze che sono alterate. Quindi esiste un database, ci sono tante tecnologie avanzatissime di medicina energetica che hanno dei database che contengono tantissime frequenze, parliamo di oltre 20.000 parametri di analisi, quindi in confronto a tutte le aree, diciamo, dell'analisi strumentale e non, sicuramente come supporto e quindi come livello integrativo sicuramente ci può dare una mano importante la medicina energetica in fase di analisi, proprio per il livello quantitativo, numerico di elementi che vengono analizzati. E vedremo oggi perché può essere importante il supporto appunto delle tecnologie di medicina energetica. Come dicevo prima, queste tecnologie comunicano tramite delle frequenze con il corpo umano. In pratica, tutte le cellule del nostro corpo emanano delle frequenze, sono dei campi elettromagnetici, e sappiamo scientificamente, insomma, provato che a livello del cuore, il cervello, il cuore prima di tutto, che ha appunto l'emanazione del campo elettromagnetico più ampio del nostro corpo, questo può essere valutato, analizzato, e soprattutto ci dice anche quelli che possono essere aspetti di alterazione, cosa sta disturbando quell'organo, perché queste cellule non hanno più quella frequenza fisiologica, e quindi questa alterazione cosa comporta. E abbiamo quindi due tipi poi di risultati da questo test di medicina energetica. Uno, appunto, l'alterazione della frequenza corrisponde anche a un'alterazione funzionale. Sicuramente la cellula sta via via rallentando quello che è la sua funzione, o addirittura, insomma, in un processo degenerativo. Altro fattore importante è che ci dice esattamente quali sono gli elementi, e questa è una cosa straordinaria, sapere, avere delle risposte esatte e precise su cosa sta alterando quelle frequenze. Quindi, se una cellula ha alterato a livello epatico la sua frequenza fisiologica e la macchina ne rileva appunto l'alterazione, la macchina stessa ci dice anche cosa ha determinato, che sia un batterio, che siano tossine, che siano alterazioni dovute a intolleranze, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo delle risposte importanti e che possono dirigere un po' l'azione poi della fase terapeutica del medico, o le scelte del nutrizionista, dell'osteopata, insomma del gruppo che fa parte nella scelta del metodo Global Clinic 360, poi una direzione
di tipo terapeutico e di riequilibrio tramite le macchine appunto di biofisica, che ovviamente sono tutte insieme coinvolte per il successo finale, cioè per un cliente soddisfatto, contento e che possa raggiungere più alti livelli di benessere. Quindi perché può essere importante un'analisi energetica in quello che poi insieme allo specialista, sempre sotto controllo e attraverso i suggerimenti dello specialista, insomma del nutrizionista, sempre tramite questi suggerimenti vedere un po' cosa ci dice la tecnologia, in quanto appunto quello che è importante è poter raggiungere risultati eccellenti anche in quello che è il controllo del peso, ma soprattutto far sì che una problematica che poi sarebbe quella che finito il ciclo della dieta spesso insomma si riprende peso, e questo è motivato dal fatto che attraverso un metodo appunto integrato e attraverso quello che è l'utilizzo della medicina energetica, in effetti si va a coprire un po' tutte le aree che poi possono intervenire e determinare appunto la ripresa del peso poi perso. Faccio degli esempi. Quello che fa una macchina di medicina energetica è un'analisi appunto a 360 gradi, quindi vengono valutate tutte le tossine che stanno sicuramente alterando, disturbando i nostri organi. Viene visto un po' l'aspetto ormonale, che è un fattore fondamentale nel coinvolgimento delle ghiandole, di molte ghiandole, in poi quello che è il metabolismo e quindi il controllo del peso. E possiamo lavorare su una cosa, cioè ad esempio sulle ghiandole o su la componente ormonale, ma se non eliminiamo le cause a monte che stanno infastidendo, disturbando la ghiandola nel suo corretto funzionamento, in pratica questo fa sì che il funzionamento errato, scorretto della ghiandola si ripresenterà e quindi ritornerà il problema del controllo peso. Quindi, prima di tutto, sicuramente occorre verificare un po' le cause, tutte le cause che stanno disturbando, un po' alterando le funzioni cellulari. Quindi le tossine, dicevo, virus, funghi, batteri, metalli pesanti. Questa fase importantissima, detox, disintossicante se ne parla tanto, è una fase che poi permetterà, nella fase successiva, cioè quella poi di verifica insieme al nutrizionista della corretta alimentazione, di cosa è previsto appunto integrare nell'alimentazione del cliente. Comunque questa prima fase è fondamentale poi per il risultato finale del controllo peso. Quindi il nostro cliente verifica appunto tutti quelli che sono i parametri che stanno alterando, si ha una fase insieme agli specialisti di verifica e di riequilibrio ovviamente della parte organica, e si valuta costantemente per un mese circa che nella fase detox appunto tutti gli elementi di disturbo vengano eliminati. Questi ovviamente sono dei processi che vengono integrati insieme allo specialista in quello che è un fattore fondamentale, lo stile di vita. Quindi sicuramente lavoriamo sulla parte organica, ma il cliente deve partecipare su quello che è lo stile di vita, quindi l'alimentazione, ma soprattutto nel modello Global Clinic è fondamentale anche quello che è l'esercizio fisico, quindi una possibilità di controllo peso attraverso il nutrizionista e la sua corretta alimentazione verrà amplificato come aiuto da un'attività fisica, quindi sarà richiesto ovviamente in maniera personalizzata, caso per caso, di iniziare per chi conduce una vita sedentaria o comunque di verificare con le persone interessate quello che è l'inizio appunto di un programma che prevede esercizio fisico, perché molti scienziati
hanno visto che, vediamo insomma, a livello di diete ne abbiamo tantissime, la proposta è non dico infinita, ma ci sono tante diete, e direi che da quello che leggo, dai risultati, dalle evidenze scientifiche, sono tutte più o meno valide. Quindi ci sono molti ricercatori che ci dicono che tutte le ricerche sono valide, anche le ricette sono importanti. E perché sono quasi tutte funzionali? Poiché in effetti c'è una corrispondenza tra successo di una dieta e poi il calcolo delle calorie. Quindi è sicuramente importante nel lavoro del nutrizionista poi una pianificazione settimanale del calcolo appunto delle calorie, in modo tale da equilibrare entrata e poi calorie bruciate attraverso appunto quello che è la vita, conduzione della vita, e soprattutto l'introduzione appunto di una minima attività come esercizio fisico, che può essere basica, diciamo per esempio una passeggiata veloce condotta 20-30 minuti più volte, diciamo, la settimana, nell'arco di una settimana. Quindi, stile di vita, abbiamo visto come sia fondamentale nel modello Global Clinic anche la verifica un po' di quello che sono gli elementi di disturbo e quindi una fase di valutazione di tossine, tra cui i metalli pesanti, virus, batteri e funghi, ma vediamo anche e soprattutto che è possibile sicuramente mantenere con il nutrizionista anche uno dei fattori che più dispiace, e cioè che nelle diete spesso si fa ricorso a alimenti o perlomeno bisogna eliminare ciò che magari più spesso fa piacere poter avere, introdurre nella dieta, e viceversa si è costretti, si è un po' sacrificati nelle diete con quello che si può mangiare. Questo accade sempre meno in tutti i sani, di mantenere un po' anche ciò che il cliente richiede, ha più piacere che possa avere nella propria tavola. Quindi diciamo che viene valutato nel contesto di un cibo sano, e le scelte vengono valutate, le scelte anche e soprattutto in funzione dell'apporto calorico, quindi che ci sia un appropriato numero di calorie e non ci siano scompensi che ovviamente poi non fanno altro che alimentare appunto l'impossibilità dell'organismo a eliminare queste calorie e quindi poi far sì che si prenda peso. Quindi i cambiamenti nello stile di vita, faccio riferimento adesso, ogni tanto esco con elementi di scientifici, pubblicazioni, e faccio riferimento al National Weight Control Registry, che è un registro appunto controllo del peso americano, che ha fatto uno studio come via via si è sempre più affinata la ricerca degli specialisti, e riporta un lavoro, un successo di oltre 10.000 persone che hanno perso peso, lo hanno mantenuto, e si fa sempre più importante questa direzione di aiutare, seguire il cliente affinché appunto non sia un effetto temporaneo ma duraturo quello della perdita del controllo peso. Quindi per quanto riguarda la tecnologia, dicevo appunto che i nostri clienti che affrontano un percorso energetico devono eliminare tutti i fattori di stress, dopodiché, passata questa fase di disintossicazione, si passa poi a quella che è la fase vera e propria, cioè riequilibrio con la tecnologia e poi il programma prefissato insieme al nutrizionista. Leggo adesso, come faccio spesso o sempre nelle dirette, quello che è un po' la direzione nell'ambito della medicina energetica, come nel caso specifico dell'argomento di oggi, cioè controllo del peso, questa possa aiutare. Innanzitutto trovate sempre il link dei siti che
via via vado leggendo, e vi esorto poi anche a dare un'occhiata e leggere voi stessi. E qui sono nella biorisonanza terapia, un sito che ci dice appunto quali sono gli elementi che possono essere concomitanti o no, comunque gli elementi che sicuramente sono determinanti in quello che è l'obesità, e quindi per esempio i reni, il fegato, cistifellea, tiroide, pancreas, intestino, stomaco. Questi elementi, queste strutture anatomiche che ho appena elencato, sono fondamentali nella ricerca per ottenere un successo appunto in quello che è poi il programma di controllo del peso. E dice, continua, che la terapia di biorisonanza è una tecnologia appunto che utilizza le onde elettromagnetiche del corpo che vengono monitorate, testate e verificate dove c'è un malfunzionamento, e fare in modo che appunto queste, una volta riequilibrati, possono determinare un auto self-healing, quindi un'autoguarigione tradotta letteralmente, comunque un miglioramento in cui il corpo diventa protagonista, in quanto la funzione cellulare comincia ad essere attivata e a lavorare appunto secondo quello che è il programma fisiologico, e quindi poi tutte le funzioni ormonali degli organi che abbiamo visto prima permettono appunto che ci sia un equilibrio anche poi in quello che è il controllo appunto del peso. Leggo anche un altro sito, sempre su onde elettromagnetiche e livelli di medicina energetica nel controllo del peso, e dunque leggo e traduco. Quindi le cellule ovviamente lavorano con un livello di energia, e quando questa energia ovviamente diminuisce, ci sono comunque dei rallentamenti a livello del metabolismo. Quindi il metabolismo dipende, dice questo sito, dal funzionamento della cellula, dall'ottimale funzionamento della cellula. Quando la cellula è in difficoltà, e questo può essere valutato da un rallentamento o una diminuzione dei campi, delle frequenze e dei livelli di energia, quando c'è una diminuzione di questi livelli di energia, c'è un rallentamento inevitabile del metabolismo cellulare. Quindi quello che dobbiamo fare, e quello che fa la medicina energetica, è quello di stimolare, riesce a stimolare direttamente le cellule per la produzione ottimale di un livello di energia appunto fisiologico. In questo modo aiuta a dare un boost, quindi un aumento a livello del metabolismo. Continuo leggendo. La medicina energetica e le frequenze promuovono il rilascio di acidi grassi dalle cellule adipose, migliora la circolazione in queste aree, e migliora la circolazione attraverso tre meccanismi. Aumento dell'ossido nitrico, che è una sostanza importantissima che aiuta a livello del circolo, in particolare dei vasi, e favorisce il flusso del sangue. Inoltre i campi elettromagnetici diminuiscono la viscosità, la densità, e quindi aiutano l'emulsione dei grassi, comunque favoriscono quello che è appunto l'eliminazione dei grassi. E quindi conclude questa pagina dicendo, ripeto, troverete il link dopo, conclude che il potenziale dei campi elettromagnetici e delle frequenze ha un impatto elevato attraverso la stimolazione delle cellule sul controllo del peso. Ancora molto interessante su Libreria Nazionale di Medicina America Stati Uniti, sono nel sito NIH, National University Hospital di Singapore, pubblica il lavoro
molto importante sull'argomento, in cui va a studiare il modello delle frequenze, quindi della tecnologia con campi elettromagnetici, e nell'obesità. Quindi questo studio che sicuramente è in fase viene utilizzato come elemento di studio, è stato redatto questo protocollo, i risultati ancora non sono pubblicati, è pubblicato che c'è questo studio in corso e che comunque l'aggiornamento è settembre 2021, quindi aspettiamo veramente in maniera molto interessante come lavoro, se i risultati sono positivi. Insomma, questa è un'apertura ulteriore a quello che già c'è sicuramente, però le validazioni scientifiche fanno sempre piacere e quindi attendiamo i risultati di questo lavoro, che ho voluto menzionare in quanto importantissimo proprio per l'aspetto controllo peso. Medicina quantistica, quindi volevo accennare che come medicina energetica abbiamo anche la definizione di medicina quantistica. Parleremo in futuro di cos'è la quantistica, ovviamente come per la biofisica, la medicina energetica deriva appunto dalla fisica, comunque dalla fisica quantistica abbiamo il concetto di medicina quantistica. Sono concetti che per lo più si sovrappongono, però ne parleremo nel dettaglio. Accenno soltanto dicendo che nel 2022 per la prima volta si parla di fisica quantistica e quindi si riallaccia alla medicina quantistica, e sono stati nominati 3 premi Nobel che appunto hanno portato i lavori sulla fisica quantistica, molto interessante come questa lavora, quindi lo studio dell'energia è un argomento sicuramente sempre più importante, sempre più portato avanti. Abbiamo le università di fisica quantistica, biofisica medica, e anche in Italia abbiamo alcune università che hanno aperto questo dipartimento, e quindi questi sono argomenti sicuramente che moderni, recenti, ma che comunque hanno una grandissima prospettiva di successi futuri, poiché si basano su tecnologie. L'incremento, il miglioramento, gli aggiornamenti che hanno visto il campo della biofisica terapeutica sono straordinari. Se pensiamo alle differenze tra le tecnologie 5, 6, 10 anni fa, è un po' sì, le possibilità di avere degli aggiornamenti, miglioramenti sono straordinarie. Quindi le tecnologie e gli avanzamenti sulle tecnologie sono eccellenti e prepongono insomma un'ottimistica visione futura anche nell'applicazione appunto della salute. Io ringrazio, spero sia stata interessante, e ringrazio i partecipanti e ovviamente vi rimando alla diretta del venerdì prossimo, pubblicheremo quelli che sono gli argomenti per venerdì prossimo e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti.